Le ruote ad alto profilo in fibra di carbonio sono troppo rigide, si guidano male in discese quando c'è vento e poi sono tanto delicati. Dite la verità, quante volte avete sentito queste frasi? Ecco, possiamo dire che erano quasi tutte vere per le ruote di vecchia generazione, cioè quelle diciamo di almeno 6-7 anni fa, perché oggi le cose sono cambiate in maniera sostanziale. L'avvento del freno a disco, l'evoluzione degli studi sull'aerodinamica e anche l'evoluzione delle tecnologie costruttive ha permesso a queste ruote di essere ancora più performanti, ancora più veloci, ma soprattutto di essere più comodi, più prevedibili, più guidabili. Quindi fondamentalmente non più ruote destinate solo all'agonista estremo o al professionista, ma anche a un utente che diciamo può essere un po' meno esperto, magari anche un po' meno abile nella guida, che si vuole acquistare una coppia di ruote a medio-alto profilo, soprattutto per l'aspetto estetico piuttosto che per quello della performance. Ecco, in questo video di oggi su biciclastrada.it, partendo da queste ruote, le Ninthwave Avalon 454, profilo da 45 mm, parleremo dei 3 cambiamenti fondamentali che nell'ultimo periodo sono avvenuti e hanno permesso di andare in questa direzione, cioè redistribuzione dei pesi, allargamento del canale interno e revisione della forma esterna del cerchio, cercando di rispondere un po' a una domanda che ci arriva spesso, quindi su quali ruote acquistare per una bici di oggi per freno a disco, se ha senso acquistare delle ruote con profilo alto, se sono veramente più o meno difficili da guidare. Partiamo dal primo punto, cioè dalla redistribuzione dei pesi, che è strettamente legata all'avvento del freno a disco. In frenata infatti oggi si generano delle torsioni veramente molto importanti e sono quasi tutte scaricate sul mozzo. Per far sì che il mozzo sia in grado di sopportare queste forze è stato sovradimensionato, è stato irrobustito, quindi con un incremento medio del peso del mozzo. Discorso analogo per i raggi. Oggi sulle ruote moderne abbiamo mediamente un numero di raggi superiore rispetto al passato. Quasi tutte le ruote hanno almeno 24 raggi. Di contro però abbiamo l'eliminazione della pista frenante, quindi è stato possibile ridurre un po' il peso del cerchio, che necessita di meno robustezza. In soldoni, quindi fra una vecchia ruota rim brake in carbonio ed una oggi per freno a disco, il peso complessivo non è cambiato tanto, però abbiamo una distribuzione diversa con una massa periferica più leggera che, come molti di voi sanno, significa maggiore performance soprattutto in fase di accelerazione. Inoltre l'aumento del numero di raggi ha garantito maggiore comfort, maggiore capacità di assorbimento, cosa che, per farvi un esempio, era estremizzata con le ruote da 32 o 36 raggi che si utilizzavano fino a qualche decennio fa. Passiamo al secondo aspetto, allargamento del canale interno, che ormai è un nuovo standard. Queste ruote nello specifico hanno un canale da 24 mm, oggi ce ne sono sul mercato anche da 25, difficilmente ne troviamo più strette di 21 mm. Il canale utilizzato fino a qualche anno fa, soprattutto sulle ruote per freno tradizionale, era 17 mm, massimo 19 mm. Ecco, questo allargamento, unito in genere all'utilizzo di sezioni di gomma sempre più larga, 28 mm lo standard, io qui ho utilizzato addirittura un 30 mm che viene impiegato sempre più spesso anche dai professionisti, consente di avere non solo una ruota più scorrevole, lì si può discutere, può dipendere un po' anche dal tipo di gomma, dall'abbinamento ruota-gomma, ma soprattutto più facile da guidare, che offre più confidenza perché l'impronta terra, la forma dello pneumatico cambia completamente con questo allargamento del canale, e anche molto più comode. Perché? Perché il volume d'aria è maggiore, quindi è sufficiente gonfiare a pressioni molto più basse. Io ad esempio questa gomma tubeless su questo cerchio da 24 mm non l'ho mai gonfiato oltre 4 bar, addirittura l'ho usata anche a 3,5, se volendo diciamo privilegiare il comfort, e vi posso dire che non c'è mai la sensazione di una gomma sgonfia, ma quando si passa sull'asfalto sconnesso, cosa molto frequente sulle strade nostre, la gomma assorbe tantissimo, quindi si ottiene maggiore comfort e anche su una bici diciamo da competizione, perciò quel concetto di ruota alto profilo molto rigida, molto scomoda, oggi è stato completamente superato. Passiamo poi all'ultimo punto, cioè alla revisione della forma esterna del cerchio, che è un po' legata anche all'allargamento del canale interno. Intanto c'è stato un allargamento anche esterno. Questa ruota è larga 30 mm, ce ne sono addirittura fino a 35 mm, quindi ruote larghissime rispetto al passato, e anche in questo caso è una cosa resa possibile dal passaggio a freno a disco. Ma perché? Perché sono state tolte diciamo le pinze del freno tradizionale, perché i telai più moderni, più recenti, sono predisposti per un passaggio ruota e gomma più larga. Ecco, oltre all'allargamento della ruota c'è stata proprio una revisione della forma. Se in passato avevamo una forma prevalentemente a V, quindi molto dritta, oggi c'è una forma ad U, come questa qui, quindi molto più bombata. Qual è il vantaggio? Che le ruote, oltre ad essere più performanti aerodinamicamente, sono
meno soggette alle turbulenze, meno soggette alle imbarcate legate al vento trasversale, e questo le rende quindi più semplici da utilizzare un po' in tutte le condizioni, anche per un utente meno esperto. Spendo infine due parole anche sull'affidabilità, perché anche questo è un miglioramento significativo rispetto al passato. Le ruote in carbonio sono sempre state identificate come ruote piuttosto delicate, tanto che spesso in passato, anche io quando correvo, ne utilizzavo una coppia per le gare ed una invece in alluminio per gli allenamenti. Oggi diciamo che si può utilizzare quasi sempre la stessa ruota, perché? Perché è più robusta. Da un lato è stata tolta la pista frenante, che era un punto estremamente delicato, perché con l'attrito con il pattino c'era un surriscaldamento, un innalzamento delle temperature che poteva rovinare le resine usate per la laminazione e quindi deformare il cerchio. E in secondo luogo perché la revisione della forma, che abbiamo detto precedentemente, ha portato anche a una revisione della forma della spalla, che è più larga e molto più robusta in caso di urto. In più c'è da considerare che questo nuovo abbinamento fra gomma larga e canale largo permette, diciamo, alla gomma di proteggere ancora meglio la spalla del cerchio. Quindi chiaro, sulle nostre strade bisogna sempre prestare un po' di attenzione, però siamo di fronte a ruote decisamente più robuste. In conclusione, quindi, per rispondere un po' a quelle domande che vi dicevo che ci arrivano spesso sulla opportunità o meno di comprare delle ruote in carbonio, di migliorare la propria bici di media gamma o di alta gamma con delle ruote ad alto profilo, ecco, ruote da 40-50 mm che possiamo considerare medio-alto profilo oggi sono veramente molto più performanti, ma soprattutto molto più facili da guidare, molto più comode rispetto al passato, e sono a mio avviso un po' alla portata di tutti, non c'è da averne paura, anche in condizioni un po' più difficili come giornate ventose. È chiaro che ci vuole un po' di attenzione. Se andiamo su un profilo più alto, 50-60 mm, profili quindi un po' estremi, sono incredibilmente più facili da guidare rispetto a quanto accadeva 6-7 anni fa. Forse lì si percepisce ancora di più il miglioramento, però rimangono ruote chiaramente un po' più specifiche, anche perché aumenta un pochino il peso, quindi non necessariamente sono ruote adatte veramente a tutti i percorsi. Una ruota 40-50 mm ha un peso anche contenuto, in questo caso parliamo ruota di media gamma, circa 1500 grammi a coppia, sul top di gamma scendiamo anche a 1300-1350. Se volete saperne di più su queste ruote, sotto il video trovate il test e trovate anche un altro contenuto di approfondimento ancora più specifico proprio sul tema che abbiamo trattato in questo video. Se non vi siete ancora iscritti a biciclettastrada.it iscrivetevi e seguiteci anche sul nostro sito. Al prossimo video!